Ed eccomi finalmente in viaggio dopo tanti mesi. È il primo di quest'anno dopo il mio viaggio in Bosnia. Stavolta ho scelto una meta semplice, un luogo che avevo già visto 20 anni fa, ma avevo voglia di rivedere con occhi diversi, la Boemia. In questo primo video vi mostrerò uno dei castelli più straordinari d'Europa, il castello di Český Krumlov, un piccolo borgo del 1200 incastonato sul fiume Moldava e arrivato perfettamente conservato ai giorni nostri. La prima tappa di questo viaggio è ovviamente il castello e si arriva da questa scalinata. Questa è la biglietteria ragazzi, quindi abbiamo comprato due biglietti, uno per il tour in inglese, quello rinascimentale, e il secondo quello per il teatro barocco, che adesso vi faccio vedere e ve lo dico già, ne va la pena, ho speso 20 euro però ben spesi. Dopo il biglietto si sale verso il castello, ma si sale perché qui è anche abbastanza ripido, eppure il legno, quindi occhio quando è bagnato qua con le scarpe da tennis. Il mio cappello poi l'ho lasciato a casa perché mi sa che invecchiando mi vengono delle fobie, quindi ho paura di perderlo. Dopo 28 anni mi seccherebbe un po'. Il castello è stile barocco e fu costruito nel XIII secolo su uno sperone roccioso sopra il fiume e durante la sua secolare storia fu abitato da ben 3 famiglie, i Rosenberg fino al 1600, gli Eggenberg e poi gli Schwarzenberg fino al 1939. Quando gli eredi dovettero fuggire negli Stati Uniti per sfuggire alle persecuzioni naziste. Nel fossato, pensate, vivono degli orsi allevati fin dalla metà del XIV secolo come animali domestici. È davvero enorme questo castello e merita, secondo me, una giornata per la sua visita. La prima parte l'ho dedicata alla visita degli appartamenti e del teatro barocco che vedrete, mentre nel pomeriggio ci si può rilassare nel parco e visitare la torre. In questo tour degli appartamenti si possono vedere tutte le stanze a partire dalla cappella fino al magnifico salone da ballo dei Rosenberg, che fu dipinto da un solo artigiano in soli 6 mesi, con degli affreschi in alcuni tratti un po' infantili ma stupendi. La visita è programmata alla 1, quindi c'è ancora una mezz'ora. C'è qua un baretto carino con un panorama fantastico che vi faccio vedere. Bellissima esperienza, devo dire. Poi questo teatro è completamente originale, del 1700, in stile barocco, tutto in legno, e pensate che ce ne sono rimaste solo 2 in Europa, così, uno è questo e uno in Svezia a Drottningholm, se l'ho pronunciato giusto. La cosa molto interessante è stata poi vedere tutti questi macchinari che creano tutta questa atmosfera real time. Pensate che lo scenario cambia in 12 secondi. Dai, Scoffi ci vuole adesso. Allora ragazzi, dopo questo cafferigno, che a dire la verità non è un granché, però comunque mi ha rinfrescato, sono le 2 del pomeriggio, passiamo alla seconda parte della giornata, perché come vi dicevo tutto il giorno secondo me è dedicato a questo castello e andiamo a vedere i giardini, quindi ci rinfreschiamo un po'. Sto ciuffo così, sembro Sgarbi. Capra, capra!
Mario Scardi, ad Alberto Angela, anche se non oso paragonarmi a lui. Benvenuti ai giardini del castello di Český Krumlov. Siamo qui nella zona più ombreggiata, anche perché la giornata è abbastanza calda. Ok ragazzi, ultima tappa, siamo qui al Museo del Castello e adesso saliamo sulla torre. Beh, il museo comunque è dedicato a Emilia Schwarzenberg. Il museo ha veramente 4 sale messe in croce comunque. Il biglietto costa 180 corone, quindi sono 7 euro. E adesso andiamo a vedere la torre. E come ogni torre che si rispetti, ci sono un bel po' di gradini da fare. Devo dire che la stanchezza comincia un po' a farsi sentire. Dai che ci siamo. Che vento. Guardate che bello. Alla fine di questo primo video dedicato a questo viaggio in Repubblica Ceca, specificatamente alla Boemia. In questo primo video abbiamo visto tutto il castello, nel prossimo vi farò vedere la città di Český Krumlov. Quindi se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale, grazie per averlo visto e ci vediamo al prossimo video. Adesso vado a mangiare finalmente.